Immaginatevi una città con più grattacieli di New York, una delle città più ricche del pianeta, ma dove allo stesso tempo migliaia di persone vivono letteralmente in gabbie di metallo. Uno dei luoghi più densamente popolati della Terra, ma anche pieno di natura incontaminata e circondato da giungla e isole quasi inabitate. Un posto con bandiera, moneta e leggi proprie, ma che di fatto non è uno stato. Nei video precedenti abbiamo visto fabbriche, droni, tecnologia. Oggi niente di tutto questo. Oggi si parla di storia, identità e di una città che vive sospesa tra due mondi. Hong Kong. Salve dai grattacieli di Shenzhen. Oggi amici abbandoniamo la Cina continentale e andiamo a Hong Kong. Questa stazione è immensa, considerate che qua sopra c'è proprio tutta la città con i grattacieli. Abbiamo fatto il controllo bagagli con lo scanner e tutto, bigliettino, e adesso facciamo il check-in, esattamente come in aeroporto. Ma è lunghissimo sto treno, porca miseria. Carrozza 16. Ok, ci siamo. Abbiamo ben 15 minuti di treno, non male. Arrivati, super top. Adesso dovremo fare il controllo passaporti. Tra l'altro Hong Kong guida a destra. Guardate, dall'hotel si vedono i droni che stanno salendo. E buongiorno con la città che si risveglia, anche se ormai sono già le 2 di pomeriggio, ma questa è un'altra storia. Molto bello qua il canale, fiume, come cacchio si chiama. Dov'è Bruce? Lì, che non sapevo ma è di Hong Kong. Anche qua tutta la schiera di influencer cinesi in posa. Primissima parte della città da esplorare, l'isola di Hong Kong, la parte più storica. Per arrivarci si prende semplicemente un traghetto che costa 6 Hong Kong dollars, quindi 50 centesimi dei nostri euro più o meno, e sei subito catapultato in un'altra epoca dove i grattacieli ipertecnologici incontrano palazzi molto di più sullo stile europeo a cui noi siamo abituati. Ma la cosa più pazzesca è che si respira subito l'incredibile densità abitativa. Questa città che si sviluppa letteralmente su una montagna dove oltre ai grattacieli ci sono questi mega condomini giganti praticamente ovunque, ed è sconfinata la quantità di questi mega condomini, cioè una densità abitativa che finché non la vedi non la capisci. E la cosa più impressionante è che è costruita proprio su più livelli, cioè c'è il livello delle macchine, sopra c'è il livello con tutti i ponti per i pedoni. Tutta la città è collegata in qualche modo come se fosse un gigantesco formicaio. La città pedonale sopra la città con le strade e le macchine. Sembra di stare in una gigantesca stazione. E in mezzo ai palazzi ovviamente Apple Store, tra l'altro fighissimo, guardate che roba. Impalcature rigorosamente in bambù con questi cosi di plastica. E prendiamo questa scala mobile che dovrebbe essere la più lunga del mondo, in leggera salita. Praticamente tu puoi muoverti per tutta la città senza mai incontrare la strada, proprio su questi camminamenti, collegamenti con scale mobili sopra e sottoterra tra metropolitane e collegamenti vari. Un complesso sistema di collegamenti per spostare milioni di persone ogni giorno. Guardate che figo, nella metro di Hong Kong ti fa vedere i vagoni più pieni e i meno pieni, in modo che tu ti puoi posizionare nel vagone meno pieno. In questo caso sono tutti verdi, quindi uno vale l'altro. È incredibile il contrasto tra i grattacieli e queste case fatiscenti. E poi c'è lui che fa il sarto con vista su di noi, e la signora che si è fatta il giardino. Senza dubbio, dal punto di vista abitativo, il posto più impressionante di Hong Kong è il Monster District, con questi condomini ammassati uno sopra l'altro e dove vivono milioni di persone. Quartiere diventato purtroppo molto famoso per le pessime condizioni di queste case gabbia. Considerate che parliamo veramente di una delle città con il costo al metro quadro più alto di tutto il mondo. Assurdo. Cioè già solo in questo angolo praticamente c'è un'intera città. Bellissimi i tram su 2 livelli. E comunque in realtà il quartiere è un normalissimo quartiere con anche dei bei negozietti. Questo è proprio quello più famoso, con questi 4 palazzoni uno sopra l'altro. Però posso dire che da quello che vedevo sui reel di Instagram di tutti i vari influencer mi sembrava molto peggio. Cioè è proprio diventata una destinazione turistica super scenica, dove sì, effettivamente ci sono queste case super ammassate, ma non è troppo diverso da
tutto il resto che c'è in giro per Hong Kong. Sicuramente qua c'è una concentrazione assurda e delle condizioni pessime, però mi sembra che sia diventata più una cosa turistica che altro, ecco. Cioè, guardate qua, ci sono le cinesine che fanno le foto in posa col cuore. Che mondo strano. Sì, questo posto è diventato veramente lo zoo. Per carità, sono venuto anch'io qua, però perlomeno non mi metto a fare le foto da poser. È tutto sbagliato. Quasi quasi mi faccio tagliare i capelli. Sicuramente sono impressionanti questi palazzi. Anche le persone che vedo, le facce. È tutto un po' strano. Boh, non giudico, guardo, osservo e vi porto con me in questa osservazione. Cioè, guardate il contrasto tra sotto e sopra. Assurdo. La domanda però sorge spontanea: come ha fatto Hong Kong a diventare un posto così ambito e sovraffollato? Riassunto velocissimo: fino a 200 anni fa non c'era praticamente nulla. Poi succede che l'impero britannico dall'India inizia a vendere oppio alla Cina. Un sacco di cinesi diventano dipendenti proprio dall'oppio e così la Cina blocca il commercio. A questo punto gli inglesi fanno quello che hanno sempre fatto in giro per il mondo: una bella guerra. La vincono e nel 1842 si sono presi l'isola di Hong Kong come bottino. Poi con una seconda guerra hanno aggiunto altri pezzi e nel 1898 hanno ottenuto un affitto di 99 anni sul resto del territorio di Hong Kong. In pratica si sono ritrovati un porto naturale in una posizione perfetta tra la Cina e il resto del mondo. Da lì potevano commerciare con tutto l'Oriente, tasse basse, leggi diverse, nessun controllo sui capitali, e così si sono trasferite banche, aziende, sedi legali ed è diventata la capitale finanziaria dell'Oriente. E qua c'è la borsa di Hong Kong, signori. La Wall Street dell'Asia, il posto da cui i grandi capitali dell'Occidente incontrano i grandi capitali dell'Oriente. Quindi, dopo aver fatto la sua fortuna come porto e colonia britannica, nel 1997 sono scaduti i 99 anni di affitto e tutto il territorio di Hong Kong è tornato alla Cina con una formula un po' particolare, perché è diventata una regione amministrativa speciale, mantenendo sulla carta una grossissima autonomia fino al 2047. Negli ultimi anni la Cina sta cercando e ha ottenuto sempre più controllo proprio su Hong Kong, vista la sua importanza strategica. E quale sarà veramente il futuro di questo posto e cosa succederà nel 2047, quando questi accordi scadranno, ufficialmente nessuno lo sa. Insomma, per tutta una serie di disastri iniziati dagli inglesi, Hong Kong rimane una città assurda appesa tra due mondi, e passi dal vedere la partita di tennis super occidentale a cui siamo abituati, dove tra l'altro per una serie di coincidenze sono riuscito a vedere sia il buon Musetti sia il doppio insieme a Sonego. Grandi ragazzi, a posti come quello che era uno dei posti più degradati mai esistiti sul pianeta Terra. Ora siamo in questo magnifico parco che però ha un passato decisamente oscuro, perché prima di essere così era questa roba qui, un ammasso assurdo di case. Parliamo della Kowloon Walled City, che è stato il luogo più densamente popolato mai esistito sul pianeta Terra. Qua appunto c'è questo plastico che fa capire quanto questa roba fosse ammassata, case una sopra le altre, praticamente una città costruita in un mega blocco. Qua vivevano in una grandezza di circa 4 campi da calcio 50.000 persone. Poi negli anni 90 hanno demolito tutto e adesso c'è questo bellissimo parco con la parte di museo che andiamo a vedere. E qua ci sono le ricostruzioni di tutti quelli che erano i negozietti dentro, come questo baretto con la macelleria, con di qua la parte di barbiere con tutte le foto originali. Sembra normale, ma immaginatevi di essere con una città sopra, sotto e attorno a voi. C'era anche il dentista con lo studio, la poltrona e via. Pazzesco. Abbiamo il negozio del pesce, quest'altro negozietto, il calzolaio, tutto c'era. Vedete, questo è esattamente come si presentava all'interno, con tutti i cavi, tutto ammassato, tubature, animali. Ovviamente tutto controllato dalla mafia, dalla triade, una vera e propria potenza. Per darvi un'idea di quanto denso era questo posto e di quante persone c'erano in così poco spazio, parliamo di una densità abitativa 50 volte più grandi rispetto a quella di Manhattan a New York, che è una cacchio di isola piena di grattacieli e basta. E se volete paragoni con Milano, parliamo di circa 165 volte più densa. E per farvi un altro paragone
paragone strano senza senso, se Roma avesse la densità che aveva questa città, all'interno del raccordo anulare ci starebbe tutta la popolazione mondiale e avanzerebbe pure spazio. Immaginare che in questo parco dove sto passeggiando c'era cemento e mattoni uno sopra gli altri, senza luce, senza servizi igienici e vivendo letteralmente come dei topi, fa abbastanza senso, devo dire. E poi subito qua fuori costruiscono altri palazzi super densi. Qua hanno fatto un centro commerciale tematizzato a tema tempio, perché qua c'è il tempio. Bellissimo tutto ciò. Che roba così tra i grattacieli. Qua c'è l'altare principale, loro praticamente vengono con questi bastoncini di incenso, fanno tutta una serie di inchini e poi là mettono anche della frutta. Questo è un tempio taoista. Pazzesco che hanno dovuto mettere la cappa di aspirazione per l'incenso, perché ce ne sono tantissimi, e anche gli spruzzini di acqua, credo, proprio per non avere troppo fumo ovunque. E comunque qua c'è il tempio e là ci sono quei palazzoni grigi e oscuri. Sono veramente incredibili questi giardini e parchi in mezzo alla città. Cioè guardate che roba i palazzoni dietro, lui che fa i suoi esercizi e questa statua. Oh, le carpe, guardate quante. Non so come, ma ho preso uno spaghetto e devo dire che è incredibile, cotto perfettamente al dentino. E poi c'è la natura, la giungla, le isole. Tutti quando pensano a Hong Kong pensano ovviamente ai grattacieli, e questo è quello che vi ho mostrato in tutto questo video, ma in realtà Hong Kong è anche natura totalmente incontaminata. Oggi siamo a Tung Chung, che non è un brain rot, e prendiamo la funivia dell'isola. Uè, com'è cortina qua. La cosa incredibile è che sono 5,7 chilometri di funivia che passa sopra il mare, sopra la foresta. A un certo punto si vede pure un pezzo di aeroporto dall'alto e superando varie montagne ti porta fino al centro dell'isola. E comunque Leitner, orgoglio italiano. Considerate che è la più lunga dell'Asia. Nelle cose turistiche qua rispetto a noi sono 10 step avanti a livello di venderti gadget, cose. Cioè ci sono le cabine, quelle col pavimento in cristallo, che costano il doppio, così ti puoi fare le foto su Instagram sceniche. È proprio tutto pensato per essere instagrammabile. Però i posti sono incredibili. Cioè praticamente siamo arrivati in un mini parco divertimenti, tutto tematizzato. E lassù c'è il grande Buddha. È un concentrato di souvenir come non li ho mai visti. E ora si sale fino al Buddha. Comunque aperto nel 96, quindi diciamo che hanno proprio costruito un'attrazione ad hoc. Il Garmin dice che ho raggiunto l'obiettivo di scale ed eccoci qua su. Ah, si entra pure dentro. Non ci credo, cioè dentro il Buddha ci sono i negozietti. Che mondo strano. È incredibile quanto siamo veramente in mezzo al nulla della foresta. Cioè la cosa che non mi aspettavo di Hong Kong, al di là della città principale, è quanta natura ci sia attorno. È bellissima sta roba. E poi ci sono una valanga di isole, cioè adesso c'è un po' di foschia, ma tutte quelle sono isole. Più di 200 isole tutta Hong Kong. Cioè sembra di stare dentro Jurassic Park. Peccato che c'è un sacco di foschia, perché sennò da quella parte si vedrebbe Shenzhen. Sono 34 metri di Buddha. È veramente grande. Bello il grande Buddha, ma vuoi mettere con il San Carlone di Arona? Ma che ve lo dico a fa? Assurdo, esattamente come a Lourdes che vendono le candele giganti, qua vendono i cosi di incenso giganti. Tutto il mondo è paese, signora mia. Per circa 80 euro puoi prenderti il mega palo di incenso. Bah. E qua c'è il tempio con tutta la finta città ricostruita. E comunque le colonne intarsiate sono la cosa che mi gasano di più. Cioè guardate qua che dettaglio tagliato qua dentro. Questa è tanta roba. E tutto il soffitto a incastro. E comunque sarà anche tutto turistico, però è davvero ben fatto, davvero figo. C'è una pace incredibile, il posto è magnifico. Quindi per quanto mi riguarda assolutamente promosso, anche per non stare sempre dentro le città in mezzo ai grattacieli. Bravi, ottimo lavoro. Villaggio di Tai Oh, un tipico villaggio di pescatori con tutte le palafitte. Condizioni igieniche bene ma non benissimo. Lui numero 1, il riparatore di bici. Diciamo che qua la situa è molto diversa rispetto alla città con i grattacieli, ecco. Mamma mia, belli i sedili messi lì. Ci sono appunto tutte queste baracche varie e poi tac, mega campo da basket. Solo non ci sono le persone. Questo è il negozio di articoli nautici e via. Che posto.
Che pace. Tutte queste palafitte. Gattino, gattino! Con il classico girettino in barca super turistico che però contro ogni scommessa ci ha portato a vedere addirittura i famosissimi delfini bianchi di Hong Kong. Guardate che belli. Eccolo! Esattamente come i delfini a cui siamo abituati, ma completamente bianchi. Non chiedetemi perché. Veramente giretto top. 5 euro. Abbiamo visto anche i delfini. Siamo dei signori. La cosa più assurda di tutto è pensare che su questa stessa isola qua c'è questo villaggio rimasto così. In mezzo c'è questo Buddha mega turistico, dall'altra parte c'è l'aeroporto e dall'altra parte ancora c'è Disneyland. Tutto sulla stessa isola. Pazzesco. Che mondo. E vedere questo villaggio di pescatori, queste palafitte, questo mondo decisamente più lento fa abbastanza strano, perché di fatto dove vedete i grattacieli di Hong Kong era così, ma per una serie di motivi, persona dopo persona, commercio dopo commercio, azienda dopo azienda, si è creata questa città così incredibile. Tornati nella civiltà, non pensavo, ma mi sono proprio innamorato di Hong Kong. Giri un angolo e sei a New York, ne giri un altro e sei a Londra, come estetica, come cose. Wow, non è perfetta e pulita come la vera Cina, ma spacca. Questo è il crossover più inaspettato. Esatto. La prossima volta vi facciamo vedere lui che recensisce l'IFE e io che recensisco la poltrona. Ci vediamo dove prossimamente? Guarda, se vuoi ti volevo proporre una pazzia. Andiamo in un posto interno della Thailandia a comprarci dei pezzi di aereo. Ho visto. Ci sto. Andata. Il barbone numero 1. Assurdo, io sono sempre in giro per il mondo, lui è sempre in giro per il mondo. Finalmente ci siamo beccati proprio a Hong Kong. Se non lo conoscete, lui fa video su YouTube, ha un blog, si chiama The Flight Club e parla di aerei, fa le recensioni di tutte le varie classi e soprattutto spiega come utilizzare tutti i vari punti, tutti i vari programmi fedeltà. È un mondo assurdo. È uscito lo Yaki fan che è in me. E nulla, è tempo di abbandonare anche Hong Kong, che davvero, se Shanghai e Shenzhen mi hanno stupito per la tecnologia e l'efficienza, questa città invece incarna proprio l'anima dell'unione tra Oriente, Occidente e un sacco di mondi in generale che la rendono decisamente affascinante. Comunque, prossima tappa sarà Macao, altra città pazzesca, ma la scoprirete in prossimi video. Ciao ciao!